Buongiorno amici, buongiorno cari, cominciamo oggi un nuovo argomento, un argomento vastissimo, lunghissimo, non proprio facilissimo, parliamo di Aristotele, quindi io con grande coraggio mi accingo a cominciare questa nuova serie di video lezioni su Aristotele, un filosofo di enorme importanza nella storia del pensiero, e anche voi con grande coraggio state pensando, vero, di ascoltare tutte le mie lezioni su Aristotele, che dovrebbero essere circa 25. Parliamo brevemente in questa prima video lezione della vita di Aristotele. Aristotele, a differenza di Socrate e di Platone, gli altri due grandi idealisti dell'epoca classica di cui abbiamo già parlato, non è ateniese. Aristotele nasce alla periferia del mondo greco, nasce nel 384 a.C. a Stagira. Ecco, vi ho scritto alcune cose più importanti, alcuni nomi fondamentali sulla Lavagna. A Stagira, che si trova nella penisola calcidica, sulla costa orientale della penisola calcidica. Il padre è un personaggio molto importante, si chiama Nicomaco, perché lui ha la carica di medico di corte presso il re della Macedonia, che all'epoca era Aminta III. In realtà il padre, Nicomaco, il padre di Aristotele, muore quando Aristotele era molto piccolo, quindi di fatto Aristotele viene affidato ad alcuni familiari, in particolare al cognato, e viene educato da loro. Noi abbiamo pochissime notizie dell'infanzia, della fanciullezza di Aristotele, però possiamo dare per scontato che, visto il rango della sua famiglia, Aristotele ebbe senz'altro un'educazione che lo portò a conoscere la letteratura, la filosofia greca, comunque un'istruzione notevole, molto accurata, molto profonda, molto approfondita. E a 17 anni, quindi abbastanza giovane, nel 367, Aristotele si sposta ad Atene, va ad Atene e diventa, come tutti sanno, allievo di Platone. Entra nella scuola di Platone, vi ricordate come si chiama? Nell'Accademia. Resterà nell'Accademia per circa 20 anni. Attenzione, Aristotele conosce Platone solo nell'ultima fase della vita di Platone, come abbiamo già detto nelle lezioni su Platone, cioè conosce Platone quando Platone è già anziano e ha già da tempo elaborato la sua teoria principale, quella delle idee forme. Aristotele conosce Platone soltanto al rientro da parte di Platone dal suo ultimo viaggio in Sicilia. Infatti nel 367, nel momento in cui Aristotele arriva ad Atene, Platone è assente proprio perché si trovava in Sicilia. Ricordate il disastro che venne fuori da questo terzo e ultimo viaggio in Sicilia di Platone. Comunque poi Platone naturalmente torna ad Atene, e dopo il ritorno di Platone ad Atene l'Accademia diventa ancora più importante di quanto fosse in precedenza, diventa un vero e proprio faro, un vero e proprio punto di riferimento per la filosofia in tutto il mondo greco. Affluiscono all'Accademia di Platone molti personaggi importanti da tutte le città del mondo greco, e in quel contesto Aristotele si mette subito in mostra. Aristotele già a 20 anni è uno dei più brillanti, dei più intelligenti allievi di Platone. Aristotele scriverà alcune delle sue opere fondamentali prestissimo, già a 20 anni o anche prima. È il più importante discepolo di Platone, ma attenzione, sin dall'inizio Aristotele è anche un contestatore del suo maestro, sin dall'inizio si allontana dalle dottrine del suo maestro, e quindi naturalmente ci deve essere stata una grande dialettica all'interno dell'Accademia tra Platone e questo brillante allievo molto molto più giovane di lui. La brillantissima intelligenza di Aristotele viene lodata da tutti, addirittura Aristotele viene soprannominato Honus, ve l'ho scritto anche in greco,
onus, ovvero la mente. Perché venne soprannominato la mente? Attenzione, non soltanto perché era uno molto intelligente, no? La parola nous in greco vuol dire mente, vuol dire intelletto, vuol dire intelligenza, ma anche perché lui leggeva le opere nella mente, cioè in maniera silenziosa leggeva. Voi direte, ma è normale? No, per noi è normale. All'epoca leggere significava leggere ad alta voce, oppure, attenzione, molto spesso farsi leggere ad alta voce dei papiri da uno schiavo lettore, che appunto veniva chiamato lettore. Non si usava leggere nella mente. Aristotele fu uno dei primi all'epoca che invece leggeva da solo i libri e in maniera molto moderna inseriva sui papiri delle sue note, prendeva degli appunti, produceva degli schemi o delle sintesi di quello che leggeva. Per questo anche viene soprannominato la mente, cioè colui che legge nella mente, non colui che ascolta, lo schiavo lettore che legge ad alta voce. Per questo bonariamente Aristotele venne chiamato anche il lettore, cioè appunto colui che legge, perché lui leggeva nella mente al posto dello schiavo lettore. Sicuramente Aristotele conosce tutte le tendenze della filosofia. Aristotele infatti ci mostra nelle sue opere di essere particolarmente edotto anche sugli scritti dei presofisti, che non erano facili da trovare, non erano facili da reperire, non erano neanche facili da leggere o da interpretare, come abbiamo visto, perché alcuni erano scritti in ionico, ma soprattutto in dorico. Magari erano lingue un po' difficili. Aristotele quindi sfrutta tutti i personaggi che gravitano all'interno dell'accademia platonica. E che cosa fa poi Aristotele? Possiamo dire che in questo periodo giovanile compone, mentre, attenzione, cioè proprio nel periodo in cui Platone compone alcune sue opere tarde, cioè opere della vecchiaia. Per esempio Platone in questo periodo compone le opere dialettiche, no? Il Parmeide, il Sofista, il Politico, ma anche il Teeteto, il Timeo, no? Ricordate la penultima opera di Platone sulla fisica. E in questo periodo Aristotele scrive le sue prime opere, che sono alcune opere di logica, analitici primi e analitici secondi. In questi anni giovanili Aristotele scrive anche alcuni dei suoi libri della metafisica, in particolare il libro Lambda. Poi scrive la poetica, perlomeno la prima stesura, e poi la retorica, o almeno buona parte della retorica. Aristotele scrive altre opere, cioè le opere scritte dal 364 circa fino al 347, cioè alla morte di Platone. Sono il De Cielo, l'opera sul cielo, i primi libri della fisica, l'opera sulla generazione, sulla corruzione degli animali, e molti altri libri della metafisica, il libro Ni, il libro Mi, il libro Alfa, Iota, Beta. Scrive anche la retorica, scrive l'Etica Eudemia, e scrive, poi adesso ne parliamo, un'opera a difesa della filosofia e a difesa dell'Accademia Platonica stessa, ovvero il Protrettico. Vedete che quindi Aristotele intorno ai 20 anni, oppure poco dopo, diciamo intorno ai 20 anni e poi intorno ai 30 anni, scrive 2 gruppi di opere che sono tra le sue più importanti. Quindi già a 30 anni e 35 anni Aristotele ha messo giù le sue opere principali. Arriviamo al 347, che ovviamente voi sapete è l'anno della morte di Platone.
Aristotele non vede la morte di Platone. Perché? Perché Aristotele è costretto a lasciare Atene all'inizio del 347, pochi mesi prima della morte di Platone. Aristotele era stato molto fedele a Platone e all'Accademia, nonostante, come abbiamo visto, avesse espresso sin dall'inizio idee ostili, diciamo, alle principali dottrine del suo maestro. Il Protrettico, ecco, mi stavo dimenticando di parlare di quest'opera. Il Protrettico è un'opera in cui Aristotele difende l'Accademia e il modello educativo dell'Accademia contro il principale avversario dell'Accademia, di cui lo stesso Platone parla nei suoi dialoghi, cioè Isocrate. Isocrate aveva un'idea di educazione molto diversa da quella dell'Accademia e criticava l'Accademia, sostenendo che le dottrine dell'Accademia fossero troppo astratte e non adatte alla vita politica, tant'è vero che Isocrate si vantava di aver formato giovani che davvero erano entrati con successo nella vita politica della democrazia ateniese, mentre invece questo non succedeva ai discepoli dell'Accademia platonica. Perché Aristotele deve abbandonare Atene nel 347, poco prima della morte del suo maestro di Platone? Per problemi politici, a causa dei suoi legami, vi ricordate, con i Macedoni. Infatti Filippo il Macedone, il nuovo re di Macedonia, nel 349 aveva occupato la città di Olinto, alleata di Atene, nel 349. Allora cosa era successo? Che Atene si era schierata contro l'espansione dei Macedoni ed era andato al potere ad Atene il partito di Demostene, fortemente anti-macedone. E Aristotele quindi si sentì in pericolo, non si sentì sicuro ad Atene, perché lui appunto aveva stretti rapporti con la corte macedone. Ricordate che il padre era stato il medico di corte. Aristotele ha paura di restare ad Atene, viene considerato un nemico interno, perché viene considerato un amico dei Macedoni, uno che ha frequentato la corte macedone, e quindi Aristotele se ne va da Atene nel 347 senza poter vedere appunto la morte di Platone, che avverrà pochi mesi dopo. Aristotele si allontana, forse molti dicono questo è il motivo per cui, come scolarca dell'Accademia, cioè come capo dell'Accademia, successore di Platone, non viene eletto lui, ma viene eletto Speusippo, perché Aristotele si era già allontanato da Atene e viene eletto quindi a capo dell'Accademia non lui, bensì un altro discepolo di Platone, Speusippo. Tuttavia c'è un'altra interpretazione, ovviamente, forse l'avete già capita, cioè il fatto che Aristotele avesse manifestato idee ostili a quelle del suo maestro forse spinse i capi dell'Accademia a scegliere come nuovo direttore dell'Accademia qualcuno che fosse più allineato, insomma, con le idee del grande fondatore, con le idee di Platone. Aristotele quindi si allontana da Atene, va in esilio a 37 anni, è già un filosofo affermato e, ripeto, la maggior parte delle sue opere più importanti le ha già scritte. Aristotele si stabilisce in un primo tempo ad Asso, in Ionia, ospite di Ermia. Ermia era un membro dell'Accademia platonica, ma era anche il tiranno del luogo. Poco tempo dopo Aristotele si sposta a Mitilene, nell'isola di Mitilene, dove conosce quello che sarà il suo principale discepolo per tutto il resto della sua vita, colui che anche fisicamente non abbandonerà mai Aristotele fino alla fine della sua vita, ovvero Teofrasto. A Mitilene, in quest'isoletta, Aristotele si dedica a nuovi studi naturalistici, anche perché la fauna e la flora di quest'isola è abbondante, varia, quindi capite, Aristotele vede, non so, i granchi sulla spiaggia, così, e quindi ricomincia ad occuparsi di zoologia, di botanica, degli animali. Successivamente arriva una grande occasione per Aristotele. Filippo il Macedone, il re di Macedonia che abbiamo già citato, lo chiama per curare l'educazione del figlio Alessandro, e quindi, come tutti sanno,
Aristotele si trasferisce a Pella, la capitale della Macedonia, ed è il precettore di Alessandro, il futuro re di Macedonia, Alessandro Magno. Non sappiamo esattamente in che anno questo avvenga. Nel 338 abbiamo ad Atene la morte di Speusippo, che vi ho già detto era il capo dell'Accademia dopo la morte del fondatore Platone. Si fa il nome di Aristotele come nuovo capo dell'Accademia, ma anche questa volta, come era avvenuto per Speusippo, viene eletto qualcun altro, cioè il discepolo di Platone, Senocrate. Qui vale esattamente ciò che vi ho detto prima. Senocrate forse viene eletto perché Aristotele non è ad Atene, però Senocrate forse viene eletto perché è più fedele alle idee dell'Accademia rispetto ad Aristotele, che ormai si era sganciato dall'Accademia, aveva dei suoi discepoli, era ormai in procinto di fondare una sua scuola. Fate attenzione perché in realtà nel 338 avviene anche un altro avvenimento politico importantissimo. I Macedoni si appropriano della Grecia dopo la battaglia di Cheronea. Ecco, vi ho scritto, nel 338 c'è la battaglia di Cheronea, la Grecia di fatto diventa un protettorato macedone, e quindi Aristotele pensa di potersi riavvicinare ad Atene, anche se per il momento non ci ritorna. Si trasferisce a Delfi. Le opere principali di questo periodo sono la storia degli animali, le parti degli animali. Abbiamo visto che queste opere vennero suggerite ad Aristotele dagli stimoli che lui trovò osservando, insomma, gli animali vegetali dell'isola di Mitilene. Ma in questo periodo Aristotele scrive anche alcuni libri della politica, e poi, importantissimo, scrive il De Anima, l'opera sull'anima e sulla conoscenza, anche se si tratta della prima stesura, perché poi Aristotele dopo la rivide, abbiamo una seconda stesura. Aristotele torna ad Atene nel 334. Perché torna ad Atene? Perché si sente sicuro, perché è il nuovo re di Macedonia, Alessandro, che nel 336 aveva preso il posto del padre Filippo dopo l'assassinio del padre Filippo. Alessandro nel 335 si impossessa definitivamente da parte della Macedonia della Grecia, sconfiggendo la rivolta di Tebe, e quindi ormai i Macedoni, i suoi amici, sono del tutto padroni della Grecia, e ad Atene si era instaurato un governo filo-macedone, e quindi Aristotele può tornare tranquillamente ad Atene. Nel 334 Aristotele torna ad Atene, qui passa 12 anni insegnando regolarmente nella sua scuola, che si chiama Liceo, che in realtà non sappiamo esattamente in quale anno sia stata fondata. Quindi anche nell'ultima fase della sua vita Aristotele ad Atene perfeziona o riscrive alcune delle proprie opere, mette a punto altre delle sue opere importanti, e conduce una tranquilla vita, anche una tranquilla vita familiare. Aristotele era sposato, aveva 2 figli, una figlia che si chiamava Pizia e un figlio che si chiamava Nicomaco, famoso anche perché appunto compare nell'opera, nella più importante delle 3 opere morali etiche di Aristotele, appunto l'Etica a Nicomaco, appunto dedicata al figlio, Etica Nicomachea. La sua scuola si chiama Liceo perché si trovava vicino ad un piccolo tempio di Apollo Liceo, Apollo Leucheos, quindi Liceo era un appellativo di Apollo. Quindi durante questi ultimi anni lui scrive altre opere, alcuni libri della politica, alcuni libri della metafisica molto importanti, il libro Gamma, il libro Epsilon, il libro Zeta, il libro Eta, il libro Theta, poi le parti degli animali, la generazione degli animali, la fisica, alcuni dei libri della fisica, e poi fa la redazione definitiva del De Anima, l'abbiamo già citato. Poi scrive, attenzione, la sua più importante opera morale, l'abbiamo già citata, l'Etica Nicomachea, dedicata al figlio che poi però purtroppo poco dopo morirà.
Attenzione, Aristotele non è destinato a morire ad Atene. Che cosa succede? Nel 323 deve prendere di nuovo la via dell'esilio perché nuovamente la situazione politica era cambiata e si era rovesciata. Nel 323 era morto Alessandro Magno, varie città greche si erano ribellate al dominio macedone e quindi anche Atene era stato ripristinato ad Atene un governo antimacedone e quindi Aristotele va via da Atene, che Demostene, ricordate il capo della fazione antimacedone, è tornato al potere e quindi Aristotele va via da Atene e si trasferisce a Calcide nell'isola di Eubea. Attenzione, non fate confusione tra Calcide, il luogo dove Aristotele morirà l'anno dopo, Calcide nell'isola di Eubea, e la penisola calcidica, cioè Stagira dove lui è nato, perché la penisola calcidica e l'isola di Calcide sono due cose completamente diverse che si trovano in punti lontanissimi, estremamente differenti, lontani tra loro del mondo greco. Qui a Calcide, appunto, come abbiamo visto, si ammala e muore nel 322. Questi sono i principali avvenimenti della vita di Aristotele in questa prima, cioè breve introduzione, in questa prima breve video lezione su Aristotele, che è in fondo una lezione introduttiva, come sarà anche la seconda, la prossima, in cui parleremo delle opere di Aristotele. C'è molto da dire con precisione sulle opere di Aristotele, che ora vi ho soltanto sommariamente citato, ma le vediamo, le classifichiamo, le spieghiamo una per una la prossima volta. E poi anche la terza lezione sarà una lezione introduttiva, parleremo in fondo delle differenze tra Platone e Aristotele, o la sua classificazione delle scienze, cioè insomma qualcosa appunto di propedeutico rispetto alla descrizione della dottrina di Aristotele, che inizierò soltanto nella quarta di queste video lezioni. Per ora vi ringrazio di avermi seguito, continuate con me ad ascoltare Aristotele, perché io ve lo spiegherò tutto, in tutti i dettagli più importanti, in un numero di video lezioni, e spero che non siano troppo lunghe, che comunque sarà un numero notevole, non so quante saranno, ma intorno alle 23, 24, 25 forse video lezioni. Siamo solo all'inizio, dunque, e continuate a essere con me e seguite Aristotele. Arrivederci, grazie.